questo video parleremo dell'ambiente nella scuola primaria, in particolare dell'ambiente free space e tutto tondo. Gli obiettivi della lezione saranno approfondire le ricadute in termini di organizzazione degli spazi e di metodologie causate dal cambiamento di alcuni paradigmi educativi, ponendo particolare attenzione al concetto di insegnamento-apprendimento student-centered. E inoltre fornire esempi concreti di ambienti che supportano l'apprendimento attivo e student-centered attraverso l'organizzazione degli spazi fisici e attraverso l'integrazione delle tecnologie. La domanda che potremmo porci in questa video lezione è: quanto contano la forma di un tavolo, la sua posizione e la disposizione nello spazio? Oggi è spesso necessario adattarsi agli spazi realizzati decenni fa, che rispecchiano metodi educativi ampiamente sorpassati, ma negli ultimi 10 anni la tendenza a livello mondiale ed europeo è quella di superare l'aula tradizionale, che rappresenta l'uniformità, e di organizzare spazi didattici in cui è possibile sviluppare nuovi modelli di insegnamento. Dobbiamo rendere consapevole il fatto che non esiste una scuola tipo, ma ogni scuola dovrebbe essere flessibile per poter accogliere diverse didattiche in cui l'apprendimento cambia, migliora, offre maggiori stimoli e lo spazio interno si apre allo spazio esterno. Modificare gli ambienti in cui si svolge l'attività scolastica e rinnovare gli arredi permette di andare oltre l'idea consolidata secondo la quale gli studenti imparano la stessa cosa nello stesso momento e dallo stesso modo, mediante un approccio didattico tradizionale e uniforme, in cui non viene considerata l'individualità dello studente. Si fa strada l'esigenza di spazi più idonei alla personalizzazione e alla partecipazione attiva degli studenti al proprio percorso formativo. L'evoluzione della didattica dunque richiede luoghi dotati di una maggiore flessibilità in cui siano presenti aree differenti per diverse modalità d'apprendimento. I processi conoscitivi risentono fortemente della strutturazione fisica dell'edificio scolastico e delle aule, perché spazi molto ristretti o poco differenziati influenzano la possibilità degli studenti di scegliere le attività o di trovare degli spazi di lavoro individuale. E da qui nasce l'esigenza di una riflessione su nuove organizzazioni del setting d'aula e su una nuova visione degli ambienti di studio, che sia in grado di dare una svolta all'apprendimento e all'efficacia del sistema scolastico, che siano capaci di supportare varie metodologie didattiche. A proposito di ciò, possiamo parlare di due ambienti d'apprendimento innovativi, l'ambiente free space e l'ambiente tutto tondo. L'ambiente free space può essere una soluzione valida sia come aula fissa e sia come ambiente dedicato ad una singola disciplina. I banchi biposto su ruote frenanti, così come la cattedra del docente, sono anche ribaltabili e le sedie in PPL, in polipropilene, possono essere facilmente impilate. E ciò consente di trasformare l'aula in uno spazio aperto che gli studenti possono agire col proprio corpo, ad esempio attraverso attività di recitazione o role playing, oppure con l'ausilio di tecnologie avanzate. Per quanto riguarda le dotazioni digitali, l'aula è equipaggiata con monitor touch, dispositivi individuali per studenti e docenti, sistema di videoproiezione e videoconferenza, software didattico sia proprietario sia open source. Gli arredi, per quanto riguarda gli arredi, essi sono caratterizzati da postazioni studenti con banchi modulari configurabili in diversi setting di apprendimento, caratterizzati da una postazione per studenti con disabilità e da una postazione docente per la didattica interattiva. Parlando invece di ambiente tutto tondo, come possiamo osservare nell'immagine, ci sono delle linee, delle forme curvilinee dei banchi, del tavolo del docente con un cassettiera e degli scaffali che creano un ambiente accogliente e partecipato, particolarmente attento al benessere emotivo della classe. Come quasi ogni ambiente innovativo, anche questo è riconfigurabile all'occorrenza grazie alle ruote incassabili in tutti gli arredi e al monitor touch montato su carrello.
In particolare, questo ambiente si presta ad attività differenziali in gruppi e discussioni collettive che vadano oltre la classica logica della lezione frontale. I dispositivi digitali degli studenti possono essere ricaricati dalle apposite colonnine circolari, anch'esse munite di ruote. Per quanto riguarda le dotazioni digitali, l'aula è equipaggiata con monitor touch montato su carrello, dispositivi individuali per studenti e docenti che sono custoditi su un carrello caricatore, software didattico sia proprietario sia open source. Anche qui, per quanto riguarda gli arredi, essi sono caratterizzati da banchi modulari, sedie impilabili e scaffalature mobili per garantire la flessibilità nella configurazione dell'aula. Inoltre sono caratterizzati anche da una postazione per studenti con disabilità e da una postazione docente per la didattica interattiva. Questi due tipi d'ambiente sono finalizzati alla personalizzazione della didattica tramite metodologie innovative a beneficio di tutti gli studenti. Inoltre, i dispositivi scelti rinforzano anche la connessione con l'esterno e stimolano la creatività. Qui possiamo vedere alcuni esempi concreti di sperimentazione di ambienti tutto tondo in Italia, come ad esempio l'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi. Possiamo notare come la cattedra tradizionale sia sostituita con un ampio tavolo di lavoro collocato lungo una parete dell'aula e svolga funzioni di servizio. Ad esempio, può fungere da postazione multimediale oppure da tavolo di lavoro aggiuntivo per gli studenti. Per quanto riguarda i banchi, essi sono di forma trapezoidale e permettono, una volta uniti, la configurazione a cerchio, che favorisce il lavoro di gruppo e cooperativo degli alunni. E risultano così facilmente spostabili e riaggregabili in forme diverse sulla base della necessità del lavoro da svolgere, che sia individuale, a coppie oppure anche a piccoli gruppi. Un ulteriore esempio potrebbe essere quello della scuola primaria Piolti dei Bianchi, appartenente all'Istituto Comprensivo Tovar e Gonzaga. Possiamo notare come in questa scuola l'adozione di banchi modulari permette di creare le disposizioni più varie in base al tipo di attività. Inoltre, i singoli banchi, avendo una superficie d'appoggio meno estesa rispetto ai banchi tradizionali, permettono agli alunni, quando lavorano in gruppo, di disporsi faccia a faccia, quindi abbastanza vicini da poter condividere materiali, mantenere il contatto visivo con tutti i membri del gruppo e comunicare a voce bassa senza disturbare gli altri compagni. Si può osservare quindi che questi tipi di ambienti didattici innovativi prevedono un superamento della classe tradizionale. In particolare cambia radicalmente la modalità di comunicazione, la quale diventa continua e orizzontale tra gli studenti, che interagiscono reciprocamente rispetto alla forma di comunicazione frontale, in cui le discussioni prevedono che risponda uno solo studente per volta. Inoltre, l'apertura a spazi modulabili che lasciano libertà alla creatività e socialità ci aiuterebbe comunque a non porre vincoli e limiti precostituiti per il futuro e consentirebbe nello stesso tempo di adeguarsi anche di volta in volta alla comunità classe e alle esigenze di ogni bambino. E inoltre tutto ciò può avvenire se gli studenti comprendono il potere che ha lo spazio di influenzare l'apprendimento degli studenti. Grazie per l'attenzione.